We were invited here by the Association of History Teachers here in Ticino, and we came here to present to not only the public here but to students on the history, culture, and modern lifestyle of indigenous people, native people in the United States now. Just giving them a little bit of knowledge and being able to teach and also learn. Yeah, especially since we're not given 4 hours. We're given a very small amount of time with these youth. So we do our best to cover as many topics and also know what the youth want to know about Native people. And what we do is we have them ask us questions so we know what they want to learn. Questa iniziativa in Ticino, come è nata e come sta andando? È nata con questa bella prospettiva di riflettere su un discorso come il genocidio in maniera più ampia. Purtroppo i genocidi succedono ancora, sono successi nel XX secolo ed è giusto attualizzare e riflettere sulle dinamiche di questi fatti così gravi per popolazioni diverse. Come mai i genocidi non vengono riconosciuti o ci vuole così tanto tempo per essere riconosciuti? Se si va a vedere gli studi degli storici e degli antropologi al riguardo, non tutti sono d'accordo su cosa definire genocidio. Prima di tutto, siccome il termine è stato applicato agli ebrei e comunque anche ad altri casi del XX secolo, la prima cosa che si è detto è di riflettere su genocidi contemporanei, una cosa che come per gli indiani d'America che è successa nel corso di più di 500 anni aveva delle caratteristiche diverse. E poi il discorso è nel passato anche i valori morali, i valori di comportamento potevano essere diversi, per cui è molto difficile dare un giudizio con i metri di oggi per qualcosa che è successa 500 anni fa. Nel contempo abbiamo anche documentazioni anche dell'epoca, sempre tornando ai nativi americani. Il primo fu proprio Las Casas che denunciò quello che succedeva al tempo di Colombo, per cui non è che abbiamo solo un giudizio contemporaneo, abbiamo delle prove che risalgono al 1500. Addirittura Colombo poi fu anche accusato all'epoca in tribunale e fu giudicato negativamente per il suo comportamento verso gli indigeni. Ora, se poi questo lo vogliamo chiamare genocidio, lo vogliamo chiamare etnocidio o vogliamo darci un altro termine, è una questione anche formale. Però i fatti purtroppo sono successi anche nel passato. E non solo oggi. La questione dei nativi americani che lei ha approfondito e che ci ha portato anche in Ticino, da cosa è nato l'interesse per lei per questa storia che è comunque distante e al di là del mare? Questa credo che sia stata la domanda più gettonata della mia vita, no? Penso, dalla mia esperienza di tanti anni, che vedere le cose da una certa distanza dà proprio delle prospettive diverse, per cui è molto giusto che ci siano, attualmente ce ne sono parecchi studiosi nativi, storici nativi, che dicano la loro storia e che la facciano conoscere. Però nello stesso tempo le cose si possono vedere in maniera più equilibrata, si possono anche comparare bene, per cui io penso che sia i contributi di chi sta là e chi è vicino a queste realtà e i contributi europei vadano bene. E lei è entrata per caso o è stato un processo? Ma è stato un processo perché per me è stata una passione anche infantile, giovanile, di letture, di film interessanti che mi piacevano, e poi però ci sono stati dei momenti nella vita che mi hanno aiutato a farla diventare anche un impegno serio. All'università il professore Emilio Zolla un anno diede un corso sulla letteratura dei nativi, io lo frequentai e poi decisi di preparare la tesi su un argomento legato ai nativi.
e poi ho avuto la possibilità di avere una borsa di studio e studiare negli Stati Uniti, e io ho studiato in Indian Country, quello che si chiamava Indian Country nell'Ottocento e che poi è diventato lo stato dell'Oklahoma, dove c'erano molte offerte formative legate a questi argomenti. Ovviamente poi questo si è unito a fare amicizia, a conoscere persone, certo. per cui l'elemento dello studio si è unito alle esperienze personali. This was the first time we ever traveled to speak to students, Yeah. especially on a different part of the world. Yeah, okay. So this is a very new experience for us. We've spoken to people in our community, to different, many different people all around from different places, just to try and bring up the same topic, to tell people that us Native people are still here. We never disappeared. They were never able to fully eradicate us, that we are still here living beings today. And so not only educating our communities, but educating the world. I mean, it's one step at a time, and this is just our little efforts that are actually pretty big for us. Because kids from our community, they don't travel the world and speak to people. Yeah. So for them to see us doing it, we hope to use that as motivation for other young people in our community, saying, you don't have to be special to do these things. You don't have to be special to travel, to speak. All you have to do is care. And when you start caring and you start putting passion and sacrifice, leads you in so many different beautiful opportunities. Never would have thought we would have ended up here. And so it just keep me excited for my future. I started speaking within the last few years. Our family has really gotten involved in activism. Being a part of that has really helped me gain my voice and to help me understand that I do have a voice as a youth. And that's what I wish to show other youth, is that all of us youth are really powerful. Oggi lei come vede questo quadro che in qualche modo sta un po' migliorando, perché comunque c'è una certa attenzione, ma comunque ho l'impressione che siamo ancora molto lontani da una presa di coscienza seria e vera. Io vedo questo, da una parte il discorso culturale, cioè la cultura è molto importante e spesso viene offerto troppo poco nella grande informazione e anche nella formazione scolastica, e questo è un elemento che molto spesso impedisce la conoscenza di chi è diverso da noi, ma questo in tutto il mondo, non solo riguardo ai nativi americani. L'altra parte, ovviamente in gioco ci sono molte cose di carattere politico ed economico, per cui quello che succede oggi vuol dire anche che interessi ci sono dietro. Le multinazionali spesso hanno interessi in territori che erano degli indiani o che lo sono ancora, e gli stati preferiscono guadagnare le royalty esatto, e per cui questo fa sì che le esigenze dei nativi di controllare il territorio, rispettarlo, questo vuole anche dire mantenere la loro cultura, cozzano con degli interessi mondiali molto grossi che non è così semplice sconfiggere, e già molto se si riesce appunto a sensibilizzare le persone, a far conoscere quello che succede. Well, when educating the greater public in the United States about our history and really having them become faced with our reality, we get a lot of just blatant ignorance. Not their fault that they weren't taught these things, because it's totally not talked about in any of our history books. It's not taught in school. The American education system fails to bring it up. And it's the true history that we are faced with every single day. Every time we walk out of our house, we see the effects of colonization on the lands our ancestors walked. So we face that reality every single day. And so to share a little bit of what we face every single day with the public, we've had people come up to us crying, saying, why did these things happen to you? We're so sorry. This wasn't us. This was the people of the past. So they said, how can we stop this from happening? And so one of the things that we always try to tell them is, educate yourself. Don't leave it to us to educate you on everything, because we don't have the mental space, we don't have the capacity to educate the entire country. So it's
planting that seed into people's minds and then having them water it, having them grow that seed. Because if you expect so much out of us, it wears us out. And we just want to live like normal people. But we can't continue on this lie that the American society has put out, saying that everything is fine, everything is great, the America is a beautiful place of dreams and opportunities, when you're not recognizing the oppression, and just totally ignoring us is not an option, because we won't allow that. I've been lucky enough to go to a school where we have an American Indian Studies program. So we have classes in the school, and it's very rare that you find programs like these. We're really lucky to have this, where we're able to offer courses that can teach all different kinds of students, not just Native American, about our history, about our arts and our culture, and give everybody an opportunity at our school the chance to learn about who we are as Native people. I mean, like, we get comments and questions about it just walking down the street when I'm in grocery store, because my hair, it's really, really long. So I always have people asking me, like, why is your hair so long? Then it's like beginning that conversation about identity and history and culture, even just talking to normal people, regular people on the street. It's just like continuing and planting that seed in people's heads, starts that internal dialogue within themselves, that kind of spark of knowledge that makes them want to learn more. And even if they don't feel that need to go and learn, at least they have the opportunity to see that a Native person is still alive here today, because a lot of people don't think that we are. Yeah, and something I want to add is that because so many people, especially in America, they're not educated, they don't have the knowledge about who we are, especially since we look around in America and we see things like the old Indian cartoons and the Washington Redskins. There's so many fake portrayals of who we are as Native people. We all have roots, our own indigenous roots to wherever it is around the world. We all have a place where our ancestors came from, and they lived in harmony with the world. Not everybody's ancestors were destructive. Not everybody's ancestors were peaceful. So it's like finding that common ground right now, today, and looking towards tomorrow while also recognizing the past. It's very important in today's society, also balancing identity. In questa occasione in Ticino loro hanno incontrato molti giovani, per cui c'è stato veramente uno scambio bello tra loro e i ragazzi di qui, e credo che loro, dice, è stato come quasi una cura, no? Essere qui e sentire che il nostro messaggio veniva recepito, c'era interesse. Però io penso che per i ragazzi del Ticino sia stato altrettanto positivo. Il confronto con realtà magari molto diverse, ma che comunque hanno in comune la sofferenza della storia, di una storia spesso nascosta, non capita, non raccontata. Come vede questa globalizzazione di una tragedia che io direi è quella del non imparare dalla storia, del non riconoscere la storia? Questo pensiero che la storia alla fine non insegna è molto diffuso e giustamente, perché le cose si ripetono. Io l'unica speranza che vedo è proprio quella delle conoscenze reciproche, perché secondo me se c'è a livello individuale un processo di conoscenza in cui si è incontrato persone di altre culture, non si ha più paura delle persone di altre culture, e questo aiuta a comunicare meglio. Però questo ci deve essere a tutti i livelli, perché anche chi ha dei ruoli politici o economici importanti dovrebbe avere queste conoscenze, e spesso non ce l'ha. Se non cambiamo anche un po' la mentalità di chi ha le mani e tira le fila delle cose, è molto difficile cambiare il mondo. Io tutta la vita mi sono impegnata anche con l'associazione Socornas Incomindios, proprio perché non mi piaceva fare un lavoro solo di nicchia all'università. La mia idea era che bisognava informare anche un pubblico più vasto, e l'idea dell'associazione è proprio che attraverso la comprensione di un diverso che è distante si può anche poi capire meglio un diverso che è vicino, e riflettere sul rispetto delle diversità. Our spirituality was totally banned in the United States. It was completely illegal until 1978. So going back to our grandparents,
up until the middle of their lives, they weren't allowed to burn sage. They weren't allowed to pray. They would be beaten. They would be arrested just for living how we are. This mindset needs to change because it's passing on to their children. I mean, just simply breaking those stereotypes that we're just a caricature that can be laughed and mocked at. Like my brother mentioned, we're still seen as people of the past. And so it's like breaking that narrative, start talking about the truth, start talking about the history, because we can't continue on if we don't address the things of the past. We can't just ignore them because they will never go away for us. They'll never go away. And so the sooner we're able to address it, and really talk and have conversations as human beings, that's when we can move on to the future. By just ignoring it, that's doing nothing but more harm. It's continuing on that hurt, that trauma that we feel every single day. And so it's breaking that cycle that we're stuck in, that cycle of hopelessness, and really regaining our power. So that's what we hope to do. Yeah. That's what we're trying to do, is re-put that power into the young people's minds and let them know that you can end the cycle in your family of drug addiction, of alcoholism, of lost identity. It all just starts with today, waking up and realizing that I don't need to deal with this anymore. There's something I can do, and that's what happened for us. I mean, I woke up one day and was like, I can do this. So it's finding that inner power is... I think your mother is proud of you. Yeah, she tells us every day.